ragazzi, oggi puntata speciale perché faremo due cose, una recensione di un ottimo gadget per la nostra domotica e l'altra il corso su questo gadget. Nello specifico cosa andremo a recensire? Questa Ulanzi Desktop Clock. Costa nulla perché con meno di 50 euro ve la potete portare a casa e vi assicuro che con la nostra domotica la potremo integrare in 1000 modi diversi, con Home Assistant, con Node-RED, eccetera, eccetera. Vi farò vedere il tutto in questo video. Quindi ragazzi, adesso per prima cosa andiamo a fare l'unboxing che vi faccio vedere cosa contiene, come funziona out of the box la scatola, ma non la utilizzeremo out of the box perché la dovremo modificare con un custom firmware e poi vi farò vedere tutte le potenzialità. Quindi continuate a seguirmi. Bene, ci siamo spostati sulla nostra telecamera in primo piano dove possiamo vedere la scatola, che è quella che vedevamo prima. All'interno non abbiamo tantissime cose ovviamente, abbiamo il nostro bellissimo desktop clock, adesso l'aprirò, e l'alimentatore. Però vi assicuro che pur essendo di fatto, come molti potrebbero già dire, una cinesata, perché come potete ben vedere è assolutamente cinese, vi assicuro che è di buona qualità, non me lo aspettavo, invece è così ragazzi. Quindi per intenderci, ho già fatto un video su un'altra desktop clock che però costa un occhio della testa, comunque ve lo lascio qua in alto per farvelo vedere, e vi assicuro che non ha niente a cui invidiare, anzi assolutamente migliore questo. L'altra si chiamava la Metric Time, quindi vabbè, qua avremo un manuale come vedete in inglese e in eccolo qua, e in cinese. Qua abbiamo il desktop clock con 3 tasti qua sopra per spostare le app, poi vi spiegherò cosa sono. Per confermare abbiamo la carica qua USB-C e anche un sensore all'interno di temperatura e di umidità, e in più anche un sensore a livello di luce, di lux, che tra l'altro si potranno poi estrarre tutti questi valori e usare anche in Home Assistant, quindi potenzialmente potremmo metterne uno in ogni stanza e avere anche tutta una serie di rilevazioni di sensori direttamente da questa. In più, ad esempio rispetto alla Metric Time, ha addirittura anche una batteria integrata che vi assicuro che nonostante sia wifi, questa dura 5 ore in assenza di corrente. L'ho provata, l'ho testata e in effetti più o meno siamo a quei livelli. In più vi dice anche tramite i sensori il livello di carica, eccetera, eccetera. Ha anche la possibilità di far suonare il suono, è un po' ridicolo ve lo dico, però per le notifiche, per insomma quando noi manderemo delle notifiche su questa Ulanzi ci servirà anche il suono. Adesso ve la faccio vedere un attimo accesa. Quindi non prendo questa, ne prendo un'altra che ho già configurato e ve la faccio vedere, che come vi dicevo va anche a batteria, quindi non ho problemi anche a portarla. Ecco qua, vedete? Vi assicuro che è molto molto bella. Tra l'altro si possono usare le icone di Lametric, poi vi farò vedere come, e questi sono ad esempio dei miei sensori Home Assistant che sto visualizzando. Ad esempio questa è la temperatura della mia stanza in questo momento qua, e poi gira automaticamente e va su quella esterna della mia stazione meteo. Tutto preso tramite MQTT, se clicco qua sopra posso switchare i vari sensori. In più ovviamente posso anche mandare notifiche eccetera eccetera, però adesso tutte queste cose le vediamo. Adesso mi interessava farvi una panoramica del prodotto, come vedete non è collegata eppure funziona in maniera perfetta. Ora per prima cosa sull'altra, cioè quella che è appena uscita dalla scatola, andremo a configurarla con un custom firmware, perché è la prima cosa che dobbiamo fare. Quindi ragazzi non c'è neanche bisogno, perché usarla così come esce dalla scatola non c'è nulla di interessante, a parte è praticamente un po' più di una sveglia con qualche funzionalità in più, ma non serve a niente, dovete per forza modificarla. Quindi ragazzi adesso andiamo a modificare questa che ho appena unboxato. Allora la prima cosa che facciamo è tramite il cavo in dotazione. Se doveste riscontrare problemi tramite il cavo in dotazione vi consiglio di utilizzarne un altro. Andiamo a collegarla e accenderla, e ovviamente bisogna collegarla al PC ragazzi, quindi attenzione che non va collegata a la corrente basta, ma bisogna collegarla al PC, questo perché ci darà la possibilità poi di andare a praticamente configurare il nuovo firmware. Per accenderla possiamo anche accenderla così vedete come è out of the box, premiamo contemporaneamente questi due qua sopra, ok?
e si dovrebbe accendere, sì, fa un suono, esce Ulanzi, entra in API mode, però come vi ho detto ragazzi a noi non ci interessa questa cosa qua perché adesso la andiamo a configurare al PC, ok? Quindi seguitemi un attimo al PC. Eccoci qua, teniamo in sovraimpressione anche il collegamento, qua mi dice l'indirizzo IP che ha, vedete, già volendola utilizzare come Ulanzi out of the box, ma abbiamo detto che non lo facciamo. Quindi prima cosa da fare, poi vi lascio il link in descrizione, andare su questo bellissimo sito di GitHub che ha dentro il custom firmware che è AVTrix Lite, si chiama, come potete vedere qua, e cliccare su questa pagina, ok, che vi permette di andare a flashare direttamente proprio l'Ulanzi tramite il flasher, quindi clicchiamo su flasher, vedete Ulanzi flasher. Vi ricordo che questo tipo di firmware si può installare anche su degli ESP32D1 mini, però bisogna collegarci tutta la matrix a livello di LED, eccetera, eccetera, cioè diventa un po' più complesso, vi costa meno comprare il tutto, ma vi assicuro che questa qualità per 46 euro circa, quello che costa, è già un'ottima qualità, è un ottimo acquisto. Quindi andiamo a fare connect, qua ci chiederà qual è la nostra COM, nel mio caso è la COM 6, faccio connetti, come vedete si sta connettendo e basterà dirgli installa il firmware. Diciamogli che vogliamo anche fare l'erase del device, perché ovviamente cancelliamo il firmware che ci sta in questo momento, dell'Ulanzi, e facciamo install. Non so se sentite, ma emetterà un suono durante questa procedura la Ulanzi, ok? Quindi adesso attendiamo la fine dell'installazione e poi pian piano andiamo avanti nel processo. Ci vogliono circa 2 minuti. Mi raccomando, lasciate aperta la schermata in maniera tale che sia poi veloce a completare. Come vedete ha già terminato, infatti mi dà installation complete e anche qui sullo schermo, se vedete, è in API mode e ha già installato, ovviamente diverso rispetto a prima, quindi il firmware Ulanzi è stato cancellato e mi dà appunto un altro tipo di schermata, ok? Noi adesso andiamo a premere su Next e a questo punto abbiamo il nostro gadget in API mode, quindi qua possiamo chiudere, dobbiamo andare a praticamente scoprire qual è l'indirizzo IP assegnato alla nuova periferica. Per fare questo è molto semplice perché ci basterà collegarci tramite telefono direttamente al suo IP, al suo, scusate, AP, ok? Quindi alla sua wireless. Quindi adesso mi sposto sul telefono e vi faccio vedere come fare. Ragazzi, anzi, ho cambiato idea, invece di farvelo vedere dal telefono, si può fare in realtà anche dal PC, quindi basta che voi avete un PC che si può collegare in wireless, ok? Quindi io vado a selezionare adesso, aspetta che vi sposto un attimo, vi faccio vedere, ecco, andiamo a selezionare praticamente questo, AVTrix e il codice vostro, ok? E ci colleghiamo direttamente dal PC. La password è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Così lo facciamo direttamente dal PC. Una volta che siamo collegati, dobbiamo andare sull'indirizzo IP 192.168.4.1, ok? E dovremo, eccolo qua, ci siamo collegati a AVTrix Lite 066, cioè il custom firmware che abbiamo messo. Ora dobbiamo collegare appunto questa nostra nuova periferica alla nostra rete wifi, quindi qui o mettete direttamente il SID e la password oppure fate uno scan e vi troverà le varie impostazioni. Adesso io le inserisco in maniera tale che poi si colleghi in automatico. Ok, ho fatto lo scan, ho inserito la mia password e vado a cliccare su Connect sul mio, ovviamente quello che mi interessa. Tanto vi faccio vedere cosa sta succedendo anche dall'altra parte. Dall'altra parte siamo ancora in API mode, ok? Quindi adesso attendiamo che si colleghi e per far questo, esatto, succede questo. È stata restartata, come potete vedere, e mi dà anche l'indirizzo che è stato assegnato. Quindi lo copiamo, ok? Apriamo una nuova finestra, lo incolleremo qua,
ricordatevi di disconnettervi ovviamente, ma non dovreste essere più connessi, alla P. Ok? Eccoci qua, adesso siamo connessi, come potete vedere, alla nostra nuova sveglia, chiamiamola sveglia. Come vedete già mi sta dando una serie di informazioni nuove. Vedete qua in alto mi dice i gradi, in questo caso della stanza, l'umidità, poi passerà la batteria, insomma sono delle app predefinite di questo firmware Avutrix Lite, ma noi le toglieremo tutte e faremo una nuova installazione pulita. Ok? Allora, prima di tutto dobbiamo andare a definire il network. Io vi consiglio poi di dargli uno static IP con ovviamente tutti i parametri. Adesso non lo andrò io a configurare. Poi, seconda cosa da fare è sicuramente andare a collegarlo al nostro broker MQTT. Perché? Perché dovrà essere poi gestito tramite Home Assistant. Inoltre, come potete vedere qua, abbiamo Home Assistant Discovery. Quindi questa sarà presa in automatico dal nostro Home Assistant in termini di, come posso dire, di oggetti, di entità, quindi verranno scoperte tutte le entità. Vi ricordo che per scoprirle dovete abilitare il Discovery lato estensione MQTT, o meglio, lato integrazione MQTT in Home Assistant. Adesso poi vi faccio vedere come fare. Ok, adesso io inizio a inserire le varie cose richieste, quindi il broker, la porta, il user, la password e il prefisso. Qua vi consiglio di mettere il prefisso che, non so, volete dargli come nome di questo gadget, per esempio Avutrix Studio, no? Se la mettete in studio piuttosto che da altre parti. Ok, quindi adesso andiamo a completare con le informazioni necessarie. Una volta completate con le informazioni necessarie basterà fare un save configuration e un restart ESP. Ok? Quindi andiamo a fare questa cosa. Ok ragazzi, io ho completato tutte le impostazioni MQTT e infatti se vado a vedere nel mio MQTT con MQTT Explorer, come potete vedere ho questo nuovo topic Avutrix Sala che mi dà di fatto un paio di informazioni già. La prima è la app che sta visualizzando in questo momento, quindi se vedete adesso ci sono gli occhi, qua infatti mi dice che sta visualizzando gli occhi. Ora l'orario, time, vedete, cambia a seconda ovviamente dell'app. Poi c'è una serie di altre informazioni interessanti, tra cui batteria, i lux, la RAM, la temperatura, l'umidità, il wifi signal, eccetera, eccetera. E in più mi dice anche se ho premuto qualche bottone e il loop attuale. Quindi l'ordine è time, temperatura, umidità, batteria e occhi. Ok? Quindi queste sono informazioni di base, ma poi andremo a vedere come sfruttarle. Okay? La prima cosa da fare secondo me è andare su appunto la nostra bellissimo gadget e disabilitare tutte queste app perché alcune non ci servono. Quindi come facciamo? Teniamo premuto il tasto centrale, andiamo sul menu, qua ci spostiamo a destra o a sinistra e andiamo a trovare app, nello specifico, entriamo in app e andiamo a dirgli ok, vabbè, la temperatura magari teniamola, questa si potrebbe tenere, la sveglia anche, l'occhio non ci serve, quindi lo andiamo a disabilitare, la batteria non ci serve, la andiamo a disabilitare e l'umidità la teniamo, togliamo anche questo, ok? Per confermare teniamo premuto salva, riteniamo premuto esce, ok? A questo punto così stiamo visualizzando solo di fatto le app che ci interessano. Poi adesso io vi farò vedere tramite Node-RED come andare a creare le app, ok? Poi per tutti i nostri abbonati vi lascerò anche tutti i codici, eccetera, eccetera, perché vi creerò un blocchetto a sé per la gestione di questa gadget, ok? Senza bisogno che state lì, diciamo, a impazzire. Però vi devo anche spiegare come eventualmente farlo voi, ok? In modo un po' più semplice. Ora, una volta che abbiamo fatto questo, vediamo velocemente il menu del firmware che ci dà a disposizione. Quindi abbiamo la parte time che dobbiamo andare subito a modificare, quindi andiamo ad inserire nel nostro giusto time zone. Cliccando qua sotto ci aprirà questa pagina, andiamo a recuperare Europe Roma e lo andiamo a inserire qua dentro, ok? E salviamo la configurazione. Dopodiché qua abbiamo icon che ci permetterà di scaricare delle icon dal sito di Lametric, ok? Poi vi faccio vedere come arrivarci. Vabbè, per arrivarci comunque vi basta andare qua sulla pagina di prima dove abbiamo flashato, all'interno
abbiamo il menu icon che ci dice appunto di visitare questa pagina la metric. La apriamo e come vedete qua abbiamo un casino di icone già fatte che possiamo riutilizzare anche dall'altra parte, e per riutilizzarle vi faccio vedere come si fa. Per esempio facciamo finta che ci serve un'icona di temperatura, scriviamo temp, qua ce ne sono un casino come potete vedere, ci piace anche animate e funzionano anche quelle animate. Ad esempio temperatura dell'acqua, prendiamo questa, clicchiamo, l'id è questo qua, quindi lo copiamo questo id, andiamo sul nostro menu icon, ok, che era qua, quindi sul nostro firmware, sul nostro indirizzo, inseriamo l'id, vediamo se lo trova, sì, l'ha trovato, e scarichiamolo. L'abbiamo salvata. Questo perché? Perché abbiamo bisogno di scaricarla in locale, in quanto se andiamo su File troverete l'icona che abbiamo appena scaricato, ok? E poi sarà possibile utilizzarla, vi farò vedere come, dalla nostra app che andremo a creare, piuttosto che qua abbiamo anche la possibilità di inserire melodie, icone personalizzate e fare la configurazione di tutto quello che facevamo qua dentro direttamente in quel file. Poi c'è la possibilità di fare l'update, i doc e i flow. Ora, prima di andare sulla parte Home Assistant per vedere come integrarla, vi faccio anche una panoramica di quelle che sono le funzionalità, ok? Abbiamo ovviamente, come ci dicevamo, la possibilità di usare un menu tenendo premuto il tasto, come avete visto prima che ho disabilitato l'app, per tutta una serie di opzioni, che sono queste che trovate elencate, e poi vi invito ad andarvele a vedere, ok? Le più importanti secondo me sono eventualmente lo speed delle transition e quanto durano le singole app in visualizzazione, e la possibilità appunto di andare a abilitarle o disabilitarle, ok? Poi, come vi dicevo, come facciamo a creare noi le app vi farò vedere, qua ve lo spiega più o meno, ok? È possibile anche creare sempre tramite messaggi MQTT inviati direttamente delle sveglie. Le icone, come vi dicevo prima, il link per la metri per andare a scaricarle, poi dovete usarle ovviamente dall'altra parte, cioè nel comodo menu icon mettete l'icona e scaricate, ok? C'è la possibilità anche di andare a definire i sound, qua è un po' più, tra virgolette, difficile definirli, ma niente di complicato, ci basterà ad esempio utilizzare questo link per andare a prendersi, non so, questo Top Gun, per esempio, la melodia di Top Gun, la copiamo, banalmente la mettiamo in un nuovo file di testo e andiamo a fare l'upload direttamente qua dentro in Melodies, ok? Tramite qua andate a fare l'upload di questo file txt. Poi quando andremo a richiamarlo basterà dirgli il nome di quel file txt e suonerà quello che avete copiato qua, ok? Qua addirittura potete proprio crearla voi con appunto questo editor, la melodia, con le classiche note, e la create. E qua ad esempio c'è il player. Infatti qua se noi incolliamo Top Gun possiamo sentire, come vedete, quello che poi effettivamente andrà a suonare anche la sveglia, ok? Però il suono purtroppo vi devo dire che è una nota dolente perché fa veramente pietà. Però lo possiamo usare per farci allertare nel momento in cui inviamo una notifica, magari non quello di Top Gun, un'altra cosa più piccolina, no? Giusto per avere appunto questa notifica. Ok. Poi abbiamo delle funzionalità nascoste, se volete vederle comunque andate su Hidden Future e andate a vedere cosa si può impostare, e la parte di MQTT, appunto di chiamate MQTT, ma addirittura anche alle API HTTP, ma noi utilizzeremo per quello che vi faccio vedere tutta la parte MQTT. Ok, andiamo adesso su Home Assistant, dove sarà necessario avere ovviamente il broker già settato, quindi vi invito a vedere i miei video all'interno del canale che trattiamo anche tutti questi argomenti. Inoltre dovete abilitare la scoperta. Per abilitare la scoperta vi basterà andare su configura, io faccio riconfigura MQTT, opzioni avanzate, prossimo, ancora prossimo, e qua mi raccomando di avere abilita rilevamento con prefisso Home Assistant, ok? Perfetto. Quindi una volta che c'è quello, automaticamente vi scoprirà
nel mio caso 3 dispositivi, il nostro dispositivo in questione è questo, e come potete vedere abbiamo già una serie di controlli che possiamo utilizzare in automatico di entità, per esempio togliere una notifica, mettere in automatico a seconda della luminosità il contrasto e la luminosità in generale, andare a spegnerla, vedete che si è spenta, accendo, la spengo, magari di notte, rompe, automazione che me la spegne in automatico. Andare sulle altre app, vedete? Io premo e simulo la pressione dei tasti fisici, piuttosto che indietro. Abilitare o meno le transition tra un'app e l'altra, e poi una serie invece di sensori utili, ok? Esposti, quindi batteria, se sono stati premuti i tasti, che app sta visualizzando in questo momento, la RAM disponibile, l'umidità, la luminosità, la temperatura, da quanto è accesa, la versione, eccetera, eccetera, anche il segnale wifi. Ok? Quindi qua abbiamo tutta questa serie di informazioni. Ok, ora ci spostiamo un attimo su Node-RED perché vi faccio vedere, io ho già preparato ovviamente dei blocchetti, come sia possibile andare a creare delle nuove app che invieremo tramite MQTT, e quindi la nostra sveglia andrà banalmente a, dopo vi faccio vedere cosa esce qua, andrà banalmente a mostrare tutte le informazioni che gli diremo di mostrare. Esempio, voglio mostrare la temperatura media dello studio, ok? Quindi cosa vado a fare? Vabbè, ho creato un nuovo inject per far startare appunto il flusso, ma noi qua metteremo un timer che, non so, ogni 5 minuti aggiorna questo valore, quando succede per esempio un qualche evento, ok? Andiamo a prendere con il current state, quindi con questo blocchetto, la temperatura media dello studio, banalmente proprio così, mettiamo solo dentro qua l'entità, ci serve che come output ci restituisca nel payload lo state, cioè il valore della temperatura media dello studio, ok? Ci serve solo quello. Poi tramite un blocchetto function andiamo a creare una sorta di parser, ok? Quindi lasciate perdere questa parte qua. Io qua banalmente ho dichiarato una variabile JSON e gli ho assegnato il payload, ma potevo anche farne a meno. E poi nel mio payload vado a sovrascriverlo di fatto, però prima di farlo utilizzo il JSON, quindi gli dico il testo da visualizzare sarà il mio valore del sensore banalmente, l'icona da visualizzare sarà quella che sono andato a praticamente salvarmi la metrica come abbiamo visto prima, in questo caso va bene, ho salvato un'altra che è la 2422, e dopodiché vabbè, gli dico che anche se scorre con il push icon deve comunque farmi vedere, perché se il JSON è troppo grande ovviamente scorre, quindi non rimarrà fermo, scorre la scritta e mi deve portarsi dietro l'icona, ok? Poi ci sono tante altre opzioni che si possono mettere. Per vedere tutte le opzioni basterà andare dove appunto c'è la parte di API MQTT sul sito di prima e andare a vedere tutte le possibili opzioni che possiamo mettere, che sono questi. Quindi il testo da far vedere e ovviamente anche il suo valore di default, quindi non è detto che dobbiamo per forza metterlo, ok? L'icona, possiamo dirgli quante volte deve ripetere appunto questa visualizzazione prima di passare a un'altra app, la durata di questa visualizzazione, ok? Se mantenerla ferma, se ci sono eventuali suoni, ma questi sono più che altro per la parte di notifica, quindi non tutti funzionano, alcuni funzionano solo in caso di notifiche, e una serie di altre cose. Vi consiglio di andarli comunque a vedere, a visionare sul sito quello che potete fare, ok? Per inserirli all'interno di Node-RED vi basta banalmente scrivere valore che stavamo vedendo di là e il valore che intendete mostrare, ok? Virgola, quindi valore, due punti, altro valore, virgola, eccetera, eccetera, così per tutto. Poi due punti e virgola alla fine e return message, ok? Fatto questa banalità, prendete un blocchettino che si collega tramite MQTT, quindi il blocchettino MQTT, questo qua, out, e lo andate a configurare, io in questo caso ad esempio per la temperatura studio, così, cioè gli date il server ovviamente, che dovrete andare a crearlo, mettete i vostri parametri del vostro broker, non vi faccio vedere ma è abbastanza banale, e andate a scrivere il topic, ragazzi, quindi vi spiego nel dettaglio, il topic, in questo caso non sto usando questa ma sto usando questa, quindi il topic, custom,
perché servirà per dire che è un'app custom, e l'app io l'ho chiamata HA Temp Studio. Quindi attenzione, perché poi nella current app vi dirà il nome esatto che voi avete dato qua, ok? Quando la visualizza. Quindi dategli dei nomi che vi ricordate, perché ad esempio poi io, ad esempio nello specifico, nel caso mio, ho una ventina di entità che mostra appunto questa sveglietta, chiamiamola, sulla base anche di eventi, ok? Quindi è importante che poi il nome dell'app si capisca. Una volta fatto questo, vi basterà banalmente lanciare questo inject e automaticamente sarà aggiornata, avete visto, 21,2 è scattata la nuova temperatura dello studio, ok? E girerà, quindi qua in questo inject io banalmente posso dirgli ripetilo ogni 5 minuti, o al variare magari della temperatura, quindi non c'è bisogno neanche di usare un inject, uso un state, un current state, quando varia la temperatura aggiorno, che è ancora più furbo, no? Adesso vabbè, ve lo faccio vedere così, e lui ogni 5 minuti spedirà appunto a tutte le nostre sveglie in questione appunto questo nuovo aggiornamento di valore dell'app, e avremo sempre i sensori aggiornati sulla sveglia, quindi potete immaginare le potenzialità. Cioè noi qua possiamo banalmente, anche in tutte le automazioni che abbiamo, quando si verifica un evento di automazione, vado a mandare per esempio una notifica invece che usare un'app, perché le app servono più che altro per visualizzare sempre i valori di determinate entità. Per esempio io cosa sto facendo? Mettendone una più o meno per ambiente in casa, visto che non costano tantissimo, in quell'ambiente vado a mostrare tutti i valori, quindi la temperatura, l'umidità di quell'ambiente, piuttosto che la luminosità se c'ho quello, se il PIR ha rilevato persone, eccetera, eccetera. Insomma, posso veramente fare di tutto, ok? O se c'è qualche problema, sensore di incendio scattato, eccetera, eccetera. Per invece andare, qua sotto ovviamente un'altra app che va a dirmi HA temp esterna, stesso principio di sopra, quindi non sto qua a spiegarvelo ovviamente. Per invece andare a mandare una notifica basterà usare banalmente sempre il solito prefisso con notify, ok? E il parser è praticamente uguale a sopra. In questo caso, anche in questo caso, io mando una notifica con la temperatura esterna, però la, diciamo, temperatura esterna sarà mostrata in modo leggermente diverso, ok? Adesso vi faccio vedere perché. Perché qua, ad esempio, io gli dico anche di suonare l'ATEAM, un suono che ho impostato io, ok? Quindi noi adesso vi faccio vedere, faccio lo start, ecco qua, e ovviamente mi fa la notifica della temperatura esterna, quindi va lì, e poi qua sta tornando ancora la sua temperatura esterna, eccetera. Per capire meglio la cosa, io ad esempio invece di adesso far vedere il JSON della temperatura esterna, qua magari posso scrivere banalmente: questa è una notifica, ok? Quindi salvo, faccio deploy e se lancio avrò sempre lo stesso discorso, ma scrollerà. Ok? Vedete? Ed è molto carina. E ovviamente qua posso anche poi decidere la durata, come vi ho fatto vedere prima, quindi basterà modificarmi questo parser e mettere la durata. Io per tutti gli abbonati invece ho creato un blocchettino, stile questi qua, un subflow customizzato, dove sarà possibile dare delle variabili in input a questi subflow e automaticamente lui comporrà e parserà poi il tutto. Ok? Ne ho creato uno semplice, giusto per fare un po' di prove, e così lo avete a disposizione. Bene ragazzi, direi che più o meno vi ho fatto vedere tutte le potenzialità di questa sveglietta, ma in realtà la potenzialità è il limite della vostra creatività, no? Sia in termini di automazione che di utilizzo. È secondo me un gadget veramente bomba, perché costa poco, è pieno di opzioni di utilizzo e ha anche una batteria integrata, ha dei sensori a bordo abbastanza precisi. Quindi vi consiglio assolutamente l'acquisto, vi lascio il link in descrizione, assolutamente non è sponsorizzato ragazzi, quindi è veramente un consiglio spassionato.
E quindi io vi ringrazio di avermi seguito, vi invito ad abbonarvi al canale per una serie di vantaggi, ma più in generale per sostenerci in modo che io possa continuare a fornirvi questi contenuti anche gratuiti di corsi sulla domotica e anche altro. E quindi niente, vi invito al prossimo appuntamento, alla prossima settimana e vi ringrazio tutti. Ciao ragazzi!